Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Corea del Sud e prepariamo il piatto preferito dai coreani, il kimbap, ovvero un roll di alga e riso farcito di vari ingredienti. In coreano kim vuol dire alga, bap vuol dire riso e come avrete capito dalla descrizione questo piatto assomiglia moltissimo ai maki giapponesi. Infatti il kimbap è un po' la versione coreana del futomaki, ma a differenza del cugino giapponese il riso non è condito con aceto, sale e zucchero, bensì con sale e olio di sesamo e inoltre gli ingredienti che lo farciscono sono d'abitudine solamente cotti. È uno di quei piatti comunque in cui possiamo sbizzarrirci e mettere dentro quello che vogliamo. Adesso andiamo a vedere tutti gli ingredienti che io ho utilizzato e poi ci mettiamo al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per 4 kimbap avremo bisogno di 300 g di riso giapponese o originario, 4 fogli di alga nori, 180 g di fettina di manzo magro, 4 strisce di daikon marinato, una carota, 250 g di spinaci, 2 uova, 2 spicchi d'aglio tritati, 2 cucchiaini di salsa di soia, un cucchiaio di zucchero di canna, un po' di olio di sesamo, un po' di grani di sesamo tostati, 2 cucchiai di olio di semi, sale e pepe, quanto basta. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione del riso, la preparazione degli ingredienti, la preparazione del kimbap e infine l'impiattamento. Per preparare il riso posizioniamolo su uno scolapasta, aggiungiamo acqua fredda, mescoliamolo delicatamente per eliminare l'amido in eccesso, eliminiamo l'acqua e ripetiamo l'operazione per altre 3 volte. Dopo aver posizionato il riso nella cuociriso, aggiungiamo 450 ml di acqua, ovvero 1,5 volte il suo peso. Chiudiamo e lanciamo la cottura. Serviranno 15-20 minuti affinché il riso sia cotto. Passato questo tempo controlliamo il riso. Aggiungiamo sale, un po' di olio di sesamo e il sesamo macinato. Mescoliamo il riso per separare i grani, copriamo e lasciamo riposare per 5 minuti in modo che si gonfi e poi lasciamolo raffreddare a temperatura ambiente. Prepariamo i nostri ingredienti. Tagliamo il pezzo di carne in fettine sottili. Battiamole un po' con la lama del coltello in modo da intenerirle. Aggiungiamo quindi la salsa di soia, metà del nostro aglio tritato, lo zucchero di canna e mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo quindi qualche goccia di olio di sesamo, il pepe nero macinato, mescoliamo bene il tutto, copriamo con una pellicola alimentare e lasciamo riposare in frigo per un'ora. Peliamo la carota e tagliamola a julienne. Aggiungiamo sale, mescoliamo bene e lasciamola riposare per un'oretta. Tagliamo in 2 il daikon marinato, quindi in 4. Infine pariamo un po' i bastoncini in modo da renderli tutti uguali. Scaldiamo una piccola padella antiaderente e aggiungiamo dell'olio. Con un pennello distribuiamolo bene su tutta la superficie. Aggiungiamo quindi le uova sbattute, mescoliamole un po' e lasciamo cuocere. Una volta la nostra frittata addensata, giriamola e dopo 2 minuti di cottura sformiamola su un tagliere, tagliamola a fette di 2 cm e infine lasciamola raffreddare. Scaldiamo il wok e aggiungiamo un goccio di olio. Una volta ben caldo aggiungiamo i nostri spinaci. Mescoliamo un po' e lasciamo cucinare. A metà cottura aggiungiamo sale, il restante aglio tritato e sesamo macinato. Facciamo saltare il tutto, quindi lasciamo raffreddare. Mentre gli spinaci si raffreddano, adagiamoli su un colino in modo che perdano la loro acqua di cottura. Scaldiamo una padella antiaderente con un goccio d'olio e aggiungiamo la nostra carne marinata. Cuciniamola bene mescolandola di tanto in tanto. Una volta che sarà ben caramellata, lasciamola riposare a parte. Prepariamo i kimbap. Posizioniamo un foglio di alga nori con la parte lucida rivolta verso il basso sul makisu, lo stuoino di bambù. Aggiungiamo un quarto del nostro riso e distribuiamolo uniformemente in tutta la superficie dell'alga, lasciando 3-4 cm liberi sulla parte superiore. Aggiungiamo le fettine di carne caramellata e pressiamole un poco. Aggiungiamo quindi le carote ben strizzate, la fetta di daikon marinato, la fetta di frittata e infine gli spinaci. Dopo aver distribuito tutto uniformemente, prendiamo la parte inferiore del makisu e cominciamo a avvolgere il nostro roll, facendo attenzione a tenere gli ingredienti premuti all'interno. Una volta creato il rotolo, pressiamo un poco in modo che prenda forma, senza esagerare
per non renderlo troppo compatto. Fatto questo, togliamolo dal makisu e prepariamoci all'impiattamento. Prima dell'impiattamento spennelliamo i nostri roll con dell'olio di sesamo, in modo da dargli un aroma in più. E siamo come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Eliminiamo i bordi del kimbap che saranno irregolari. Tagliamo quindi a metà, in 2 e in 4. Posizioniamolo in modo ordinato su dei piattini. Potete quindi decorare i vostri piattini come più preferite. Un'altra idea interessante è preparare un bento. Questo piatto infatti è composto da ingredienti cotti e se conservato in frigorifero può essere mangiato anche il giorno dopo. Per lo stesso motivo potrete anche semplicemente avvolgerli in un foglio di carta stagnola a mo' di kebab per poterli consumare il giorno dopo, vi eviterà anche la difficoltà di tagliarli. Qualunque sia la vostra scelta, i vostri kimbap sono pronti ad essere degustati. Ed ecco fatto, finita anche questo famosissimo piatto coreano che, come avete visto, è praticamente identico ai futomaki giapponesi. Gli ingredienti cambiano, ma la procedura resta esattamente la stessa, quindi se avrete già un po' di pratica con il confezionamento dei maki, riuscirete questa ricetta ad occhi chiusi. Unica cosa, questo piatto è un piatto che va accompagnato con una salsa, una semplice salsa di soia andrà benissimo, oppure una salsa piccante. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e azionate la campanellina. E io la prossima settimana sono sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!